Buongiorno a tutti e bentornati sul canale di Max Skater. Oggi procederemo all'unboxing di Xiaomi 365 versione Pro 2. Abbiamo il solito libretto di istruzioni con i 4 perni più uno di scorta per collegare il manubrio all'asta, il chiavino per stringere i perni. Potete usare questo, però io vi consiglio, se avete un chiavino con una buona punta, usate quello che avete voi, non usate questo qui perché può sbanarvi leggermente i perni. Ci mandano una ruota di scorta con camera d'aria, il caricatore di 42 volt, starete pensando sicuramente prima ci dici di non usare il chiavino e poi usi tu il chiavino, ma io lo sto usando solo per poterle applicare, non stringo. Una volta acceso il monopattino sentirete questo suono, è un beep che fa di continuo, dovete collegare il monopattino all'applicazione Xiaomi, fare la procedura, guardare un breve video e si sblocca. Fate attenzione che vi sarà chiesto di fare un aggiornamento se avete intenzione di cambiare il firmware perché la potenza che ha il monopattino non vi basta sulla salita, quindi volete avere un firmware un po' più forte in accelerazione, non fate l'aggiornamento per poi installare un firmware di vostro gradimento. Ci tengo a sottolineare anche che questa procedura di installare un firmware che non è originale della casa può comunque compromettere la garanzia, questo dipende molto a seconda di dove prendete il mezzo. Bene, ho appena finito la procedura di attivazione, il monopattino ha batteria all'85%, dandogli una spinta e accelerando il monopattino raggiunge 26 km/h a vuoto, quindi con il peso sopra siamo intorno ai 24-25 km/h. Adesso, prima di parlare in dettaglio di tutto il monopattino e delle migliorie e aggiornamenti che hanno fatto, andiamo a fare i test che poi compareremo con altri test con un altro firmware. A dopo. Purtroppo velocità massima con 85 kg di peso non riusciamo neanche a raggiungere 25 km/h. Come avete visto, Pro 2 ha difficoltà col firmware originale a fare una salita con pendenza di 15 gradi. Faremo di nuovo il test con il firmware potenziato. Il manubrio è uguale identico alla versione precedente, sul lato destro abbiamo l'acceleratore, sul lato sinistro il campanello che poi ha anche l'inserto per collegare l'asta al parafango posteriore e anche la leva del freno posteriore. Il sistema d'aggancio ha sempre 4 perni anteriori e posteriori, avrei preferito che ci fossero stati altri 2 perni, uno per ogni lato come ha adottato Ninobot. Il sistema di chiusura dell'asta e della forca è uguale, identico, cambia solo la vite della leva di sgancio. È una vite particolare che abbiamo visto anche sul modello Essential E1S. Nel modello precedente questo sistema non si è rivelato molto buono perché col tempo c'è un forte gioco dell'asta. Anche l'inserto di chiusura è uguale, identico, anche sul Pro 2 c'è il cadarifrangente bianco stampato sul telaio. Il cerchio, come la versione precedente, ha sempre il bordino rosso. Anche in questo caso abbiamo il gommino sulla parte posteriore del parafango anteriore che dovrebbe servire a non far urtare il telaio al parafango. La pedana è uguale, identica, anche la presa di carica sempre sul lato sinistro anteriore. Il cavalletto non è cambiato, sempre sul lato posteriore. Io avrei preferito che lo spostassero sulla parte anteriore perché se il motore lo abbiamo avanti è normale che l'inerzia del peso l'abbiamo tutta sull'anteriore, quindi sarebbe stato più opportuno spostare il cavalletto avanti. Sulla parte posteriore abbiamo molti cambiamenti. Iniziamo subito dal parafango che è più lungo, ha anche una copertura ulteriore per gli schizzi d'acqua, lo stop è più grande quindi fa molta più luce, la pinza purtroppo è sempre quella piccola. Il gancetto sul parafango che serve a collegare l'asta è già munito di gommino. Pro 2 risulta molto soddisfacente per l'uso quotidiano, il suo peso, il suo telaio è da sempre riconosciuto come uno dei più leggeri, più trasportabili. Bene, ora parliamo di dettagli e numeri. Iniziamo dalla batteria. Autonomia dichiarano 45 km. Sono un po' tanti, a farli è davvero difficile, bisogna essere molto leggeri ma soprattutto non bisogna andare
a massima velocità. Io direi che con un peso che aggira intorno agli 80 kg, se andiamo a una velocità costante di 20 km/h, l'autonomia sarà di 30 km. Non fate modifiche di aumento voltaggio. Vi consiglio questo perché ci sono due aspetti molto importanti da non sottovalutare. Il primo è che il monopattino, da che è legale, diventerebbe illegale. Il secondo punto è perché il monopattino rischia davvero di rompersi, si potrebbe rompere tutto. Vi ricordo che la batteria originale di questo monopattino ha con sé un BMS, un'altra centralina, una centralina aggiuntiva dedicata solo per la batteria. Comunque con l'aumento di voltaggio si potrebbe rompere qualsiasi cosa per quanto riguarda l'impianto elettrico. Parlando di firmware, un altro consiglio che posso darvi: state attenti che firmware caricate sul monopattino e dove li prendete. Assicuratevi che questi firmware sono fatti da persone che ne capiscono un pochino, ma soprattutto che testano il monopattino una volta fatto il firmware. Dico questo perché sono giunti molti monopattini da Micromobility Life bloccati per via di questi firmware che girano in rete e in gruppi Telegram o Facebook. Anche questo motore è un 300 watt, su questo devo dire sarebbe stato meglio aggiungere una cinquantina di watt, ma vabbè, hanno optato per il 300 watt con picco massimo di 600. Sistema frenante: abbiamo due freni, sia quello meccanico a disco posteriore che quello elettrico con rigenerazione della batteria. Una miglioria che mi sono dimenticato di dirvi prima è il parafango posteriore. Il parafango porta anche gli archetti, quelli che sulla versione precedente si compravano a parte, si collegavano al parafango per non far vibrare il parafango posteriore. In questo caso li hanno messi fissi e devo dire che è stata una cosa buona, perché il parafango, tutti i parafanghi degli Xiaomi 365 Pro vecchi si sono rotti, non ne sarà rimasto neanche uno intatto. Bene ragazzi, per oggi è tutto. Io il monopattino ve lo consiglio, questo qui poi faremo un video dedicato al firmware. Il firmware è già pronto, già disponibile, già lo potete richiedere a Micromobility Life. È un firmware creato e testato da me, dovete circolare sempre in D, non dovete superare i 25 km/h, poi se dovete fare una salita mettete in S, fate la salita, oppure se siete pesanti e il monopattino non riesce a raggiungere i 25 km/h andate in S. Io in descrizione vi lascio il link di questo monopattino, vi lascio quello di Amazon, così acquisto sicuro. Vi lascio anche i contatti di Micromobility Life, assistenza tecnica per mezzi elettrici. Cliccate in alto per iscrivervi e cliccate in basso per andare a vedere lo store micromobilitylife.com, dove ci sono monopattini, monoruota e anche mezzi usati. Noi ci vediamo al prossimo video con Max Skater.